E là, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video sul canale di Triber. Oggi è un video particolare perché non andrò a farvi vedere delle tecniche per scovare dei bug e non andremo nemmeno a parlare della piattaforma. Quello di cui voglio parlare oggi è proprio di voi, della community e quindi dei Triber che creano appunto la community di Triber. L'argomento del video di oggi riguarda un sondaggio che molti di voi hanno completato ormai intorno a tipo ottobre 2022. Quindi sicuramente questi dati in realtà nel corso dell'anno saranno cambiati e le cose interessanti che vi voglio far vedere in questo video non sono al 100% aggiornate, ma anche per questo vi chiedo nei commenti di andare semplicemente a scrivere se la pensate in maniera diversa rispetto a quello che vi farò vedere. Ma ora, andando nel succo dell'argomento del video, vi andrò a far vedere dei grafici rispetto a delle domande che erano state fatte all'interno di questo sondaggio. Per esempio, alcune erano: come hai conosciuto Triber? Quali erano le tue aspettative e se esse hanno incontrato un riscontro oppure sono state deluse? Quanto tempo si trascorre in piattaforma? E in generale anche domande sulle campagne challenge, sui punti esperienza e sistema punti esperienza, sulla semplicità o sulla difficoltà delle varie attività che si erano svolte in piattaforma. Quindi le domande spaziavano veramente molto, ma grazie all'aiuto del team che ha analizzato questi dati e un pochino di magia con Excel sono riuscito a creare qualche grafico per farvi visualizzare qualche informazione in più, appunto, che inquadri meglio la community di Triber. Il primo grafico interessante in assoluto è questo che potete vedere qui in questo momento. Questo grafico mostra fondamentalmente come siete arrivati alla piattaforma di crowd testing di Triber e vediamo come la maggior parte è stata reclutata tra virgolette tramite social o tramite Google e qualcuno tramite passaparola. Io personalmente, quando completai questo sondaggio, indicai come opzione quella di Google, perché personalmente con delle ricerche online, forse con una pubblicità addirittura, trovai la piattaforma. Possiamo quindi vedere che in generale le tre fonti sono più o meno impari, cioè in generale non c'è un grande scarto tra passaparola, Google o ricerca sui social. Ovviamente, come vi ho già detto prima, visto che questi dati sono aggiornati ormai a praticamente ottobre 2022, lasciatemi un commento per dire, per esempio, voi da dove avete conosciuto Triber. Anche perché un'altra cosa che voglio menzionare è che questi grafici, è vero, sono più o meno l'identikit di un generico Triber, ma questo non vuol dire che tutti voi sarete così. Detto questo, un'altra domanda molto interessante ma un pochino più complicata da analizzare erano quali fossero le aspettative quando vi siete iscritti in piattaforma, quindi un po' che cosa vi aspettavate di poter fare. E nonostante le risposte erano molto generali, quindi cambiavano tanto da Triber a Triber, da persona a persona, ce n'era una che era molto una costante e che era il guadagno. Molti di voi si sono iscritti a Triber con l'idea che questa piattaforma vi potesse far guadagnare qualcosina in più, che è tra l'altro uno degli scopi principali oltre alla formazione di Triber. Nello specifico il 32,5% delle persone che si è iscritto a Triber aveva come praticamente principale idea quella di guadagnare qualcosa di più. Parlando di aspettative, è anche importante andare a vedere se queste aspettative hanno trovato riscontro o appunto sono state deluse da Triber. Ovviamente c'era una domanda con semplicemente due opzioni, o sì o no, e in questo caso il 90% di voi ha trovato riscontro delle proprie aspettative. Questo significa che se si aspettava di guadagnare, per esempio, è riuscito a guadagnare qualcosa, magari con una campagna di bug hunting. Per quel 10% che non ha trovato aspettative, ragazzi, vi dico, provate a dare una seconda chance a Triber in generale. Dopotutto Triber è qui per formarvi e per darvi un'opportunità proprio nel senso più generale che ci sia, nel senso più ampio possibile che ci sia, quindi sia formativa che lavorativa, che qualsiasi essa sia che si presenti. Un'altra domanda molto interessante con una classica risposta sì oppure no era quella se in generale le attività su Triber fossero sufficientemente semplici o erano troppo complicate. In generale qui i sentimenti sono un pochino più divisi, con l'82% che diceva che l'attività è semplice e il 20%, il 18% che dice che l'attività non era semplice. Io riguardo di questo semplicemente da dirvi che la ricerca di bug è in sé in generale un'attività abbastanza semplice ma non facile. Intendo che sì, è un'attività che non è troppo complicato da eseguire, da imparare, ma non è un'attività facile che uno può fare ad occhi chiusi. È un'attività nella quale uno ci deve mettere testa e uno un pochino deve proprio ragionare e inserirsi nei panni dell'utente che deve usare l'applicazione, il sito o il prodotto che stiamo testando. Quindi per questo motivo complessivamente direi avete ragione a dire che è un'attività fondamentalmente semplice, però mi raccomando, non è un'attività facile e quindi mi raccomando, date il vostro meglio. Anche motivati dal fatto che comunque un 18% ha trovato l'attività non semplice, abbiamo quindi chiesto cosa è stato più utile all'inizio della propria carriera in Triber. Anche per questo c'è un grafico molto interessante, che è quello che potete vedere qua, che ci mostra che a tutti gli effetti le attività principali, che sono quelle che vi hanno dato più una mano, sono cose come il corso base Triber, oppure il corso base del CP di bug hunting, quindi il corso base tra virgolette functional. Ma poi certamente
piacere che un'altra cosa che avete trovato molto molto importante sono gli articoli della University, che sono scritti con grande cura e che davvero spero che molti di voi apprezzino. E poi chiaramente il supporto del team è ovvio che sia una componente molto importante, dopotutto quelli del supporto veramente lavorano tanto e bisogna solamente ringraziarli. Ancora una volta vi ricordo che queste statistiche sono alla fine indicative perché risalgono ormai a ottobre 2022, quindi mi raccomando lasciatemi un commento se per esempio non siete d'accordo con quello che vi ho appena fatto vedere. Per esempio nell'ultimo grafico che abbiamo visto l'email di benvenuto contava solo del 6%. Secondo me da ottobre l'email di benvenuto è cambiata davvero davvero tanto, è diventata super ricca di contenuti e molto molto più utile di quello che non era prima. Quindi quello è sicuramente un dato che per esempio è cambiato. Detto questo ragazzi, io non vi voglio rompere le scatole ulteriormente, ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.